Buonasera a tutti. Spesso quando ci imbattiamo in un maggiolino da acquistare usato o parzialmente da restaurare, uno dei difetti più comuni che riscontriamo in esso è che magari ha il cielo sporco ma integro. E l'unico difetto che spesso presenta il cielo è che è rovinato nei due angoli, come in questo vecchio maggiolino Sevoz. In realtà oggi proveremo a sostituire questi due angoli di un altro maggiolino, evitando di sostituire tutto il cielo. Ok, come potete vedere questa operazione io in realtà l'ho già compiuta. Non mi aspettavo un tale risultato, quindi quando ho visto il risultato finito ho deciso di condividere il tutto facendo un video, un tutorial. Ok, in realtà questo maggiolino, questo del 76, presenta questo tipo di difetto solo dal lato sinistro. Come potete vedere il lato destro è integro, il lato sinistro è stato sostituito. Ignoro veramente, perché il cielo in quasi tutte le auto abbia questo tipo di faccia questo tipo di fine. Forse per la presenza di questi sfiati dell'acqua, di questi scoli dell'acqua, questi fori dove scolano l'acqua, o per qualche altro motivo. Questa è una parte molto debole dell'auto. Ok, come vi ho già anticipato, questa operazione l'ho già fatta, quindi non posso descrivervela passo passo, però proverò a descrivervela nel modo più esaustivo possibile. Come prima cosa dobbiamo cercare di rimuovere questo pezzo, perché da questa sagoma dovremo ritagliare la nuova sagoma da andare a posizionare. La prima cosa da fare è che sviteremo il supporto dei sedili, questi due viti e quest'altro supporto. Poi, tirando leggermente questa moquette e quest'altra, che si scolleranno facilmente, proveremo a scollare la pelle, la finta pelle che c'è. La stessa cosa la faremo qui, tirando questi angoli, qui e qui. Se è presente il vetro, in questo caso il vetro non c'è, quindi l'operazione è molto più semplice da fare. Se è presente il vetro, proveremo a scostare la guarnizione del vetro e a ritagliare con un taglierino. Insomma, il risultato deve essere che dobbiamo tirare fuori il pezzo dal quale ricavare la sagoma per poi ritagliare ed andare a posizionare. Ok, questo è il pezzo di cielo che abbiamo rimosso dall'auto. Nel corso della rimozione di questo pezzo di cielo, con una pinza provvediamo ad estrarre le bocchette dell'aria, che poi andranno sostituite. Rimuovere queste bocchette è molto semplice, basta prenderle qui al centro con una pinza e tirare in modo deciso. Ok, per la sostituzione di questo angolo abbiamo acquistato una pelle sintetica. L'occorrente, le dimensioni che occorrono per realizzare tutti e due gli angoli sono di mezzo metro. Praticamente la pelle sintetica viene venduta ad una larghezza di 140 per 100 al metro quadro. In realtà a noi serve 140 per 50, quindi non occorrerà che acquistate un metro quadro per intero, ma potete acquistare tranquillamente mezzo metro. Andiamo a posizionare la sagoma sulla pelle e con una matita ne tracciamo il profilo, cercando di rimanere tra i 2 e i 3 cm più larghi. Una volta tracciato il profilo lo andremo a ritagliare con una forbice. Restiamo più larghi perché quando avremo finito l'incollaggio vicino alla carrozzeria dell'auto, poi andremo a ritagliare i bordi in eccesso. Non vi nascondo che la spesa per sostituire i due angoli logorati è davvero irrisoria, perché un metro di pelle può costare tra i 15 e i 20 euro, mezzo metro quindi di contro fra i 7 e i 10 euro per realizzare l'intera riparazione. E in più poi magari ci potete mettere il barattolo di colla che occorre, che al limite può costare una decina d'euro. Ok, la prima cosa da fare, soprattutto abbiamo detto, è quello di descrivere una sagoma che poi andremo a ritagliare
diciamo di un 2-3 cm oltre il suo bordo, però lasciamo il segno con la matita che ci servirà da riferimento. Soprattutto facciamo riferimento anche alle bocchette dell'aria, quindi tracciamo il loro profilo perché cercheremo di allinearle quanto più possibile alla carrozzeria. Inoltre la cosa più importante è andiamo a segnare questi punti che sono i sostegni del sedile posteriore, dello schienale posteriore, perché da qui partiremo. Quindi segniamo questi, questo e questi due. Pratichiamo due fori qui e un foro qui quando abbiamo ritagliato il tutto, e andiamo ad applicarlo. Ok, sulla sagoma che abbiamo ritagliato abbiamo fatto 3 fori. Quelli sono i nostri 3 punti di partenza, perché metteremo la nostra pelle sintetica per prima cosa poggiata vicino alla carrozzeria della macchina e avviteremo i 3 supporti facendo sfilare la pelle alle spalle del pannello posteriore. Successivamente partiamo dalla parte alta. Incominciamo con una colla a contatto ad incollare questa parte della carrozzeria e il retro di questo pezzo di pelle. Lo lasciamo asciugare per circa una ventina di minuti e poi proseguiamo ad attaccarlo tirandolo per bene. Successivamente, quando vediamo che questo pezzo è ben saldo e quindi ben incollato, passiamo a quest'altra parte. Quindi andiamo ad incollare questa parte della carrozzeria e il retro di questa parte della pelle, proprio questa parte qui. Lasciamo asciugare sempre 20 minuti, anche mezz'ora, questa colla a contatto, perché la colla a contatto più tempo diciamo resta ad asciugare e maggiore è la presa che poi dopo va a fare quando le due parti incollate si toccano. Quindi le andiamo ad unire cercando di tenerle quanto più tese possibile. Successivamente, una volta asciugata, passiamo alla parte bassa, nel senso che il pezzo di pelle scenderà qui alle spalle, diciamo, di questa moquette. Questa moquette l'abbiamo scollata in precedenza, quindi andiamo ad incollare sempre la parte bassa della carrozzeria qui alle spalle di questa moquette e la parte bassa della nostra pelle sintetica. Lasciamo asciugare e dopo una ventina di minuti la andiamo a tirare ed incollare. L'ultima parte che andiamo ad incollare è la parte che si troverà qui alle spalle. Stesso sistema. La incolliamo, la lasciamo un quarto d'ora, 20 minuti ad asciugare e poi dopo la incolliamo tirandola il più possibile. Sembra una cosa difficile, ma vi garantisco, se ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque di voi ci prova. Il risultato, al di là della differenza di colore, che in realtà può essere restituita trattando questo cielo e pulendolo per bene, è davvero strepitoso, nel senso che con questa operazione si può evitare una sostituzione di tutto il cielo che è veramente più rognosa. Qui potete notare le sagome dove andranno posizionate le bocchette dell'aria. Successivamente andremo a praticare dei tagli quando ci arriverà il ricambio e le andremo ad innestare al suo interno. Io non ci ho provato sinceramente, però credo che potete realizzare la stessa operazione anche diciamo con i vetri montati, nel senso che fate finire le parti, diciamo, dell'angolo sotto le guarnizioni del vetro, sempre incollandole. Come ho detto in precedenza, quando abbiamo ritagliato la sagoma da sostituire dell'angolo del cielo, abbiamo lasciato tra i 2 e i 3 cm in eccesso. La parte che va in eccesso semplicemente l'andremo a tagliare. Prendiamo un taglierino, tiriamo fuori la punta, ne spezziamo 2 o 3 pezzi e ricaviamo una piccola lama del genere. Quindi
questa parte ora è incollata. Quando la parte in eccesso diciamo sporgerà oltre il bordo della lamiera, andremo a tagliarla per circa 1 centimetro. Successivamente basta apporre un po' di colla sul bordo e sulla parte, diciamo, sulla parte di cielo sostituita, lasciarla asciugare e poi andarla a risvoltare, e fermiamo il tutto con questi piccoli morsetti. In realtà questi piccoli morsetti sono un recupero, una realizzazione di fortuna, perché li ho fatti da delle piccole stampelle. In pratica ho rotto 3 o 4 stampelle di quelle reggi pantaloni e ho realizzato questi morsetti che si adattano alla perfezione per stringere e far asciugare la nostra parte finale, il nostro risvolto. Ok, quindi fate lo stesso anche qui, sempre con questi morsetti realizzati alla buona, ed andate poi a incollare la parte che avevate sollevato prima. Ok, ho cercato di spiegarvi, diciamo, nel miglior modo possibile come ho realizzato questa riparazione. Soprattutto mi sono sentita di condividerla perché il risultato è andato oltre ogni aspettativa che mi ero premesso. Se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Vi saluto e grazie a tutti, alla prossima.